Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come avete visto dal setup, torniamo questa sera, come nell'ultimo periodo, a parlare di laser. E torniamo a parlare di laser con SculptFun. Questa volta non tanto per il laser, lo SculptFun S9 che abbiamo visto qualche recensione fa, e se la volete vedere il link è qua sopra, ma perché SculptFun mi ha inviato questo oggettino. E dopo il jingle andiamo a vedere cos'è e a cosa serve. 67 Lab. SculptFun mi ha mandato uno scatolino all'interno del quale ho trovato questo oggetto. Questo oggetto si chiama modulo rotativo, il Rotary Module, che serve per incidere oggetti cilindrici, come per esempio borracce, cilindri, pezzi di legno, biro, matite, tutto quello che vi può venire in mente. Il funzionamento è abbastanza semplice, viene appoggiato l'oggetto cilindrico e andando a collegare il motore con l'uscita che dalla scheda madre arriva all'asse Y normalmente, quindi l'asse Y fa ruotare l'oggetto, l'asse X muove in questa direzione e questo ci permette di andare a eseguire incisioni su oggetti cilindrici. Andiamo a vedere un pochettino come è fatto questo oggettino, perché tra tutti quelli che ho visto mi è sembrato quello un po' più ben fatto. Devo dire che SculptFun, tra tutti i laser che ho visto fino ad ora, è quella che mi ha convinto maggiormente. Un po' per la qualità costruttiva, un po' proprio per come funziona anche il suo modulo laser da 5,5 W a fuoco compresso, che risulta molto potente e allo stesso tempo molto progressivo, quindi il controllo delle sfumature, per esempio sulle incisioni, l'ho trovato molto più semplice rispetto a tanti altri laser. Vi dico un segreto, a breve proveremo lo SculptFun S10. Quindi assolutamente iscrivetevi al canale se non volete perdervi quella recensione, perché deve essere veramente una bomba. Chiusa parentesi, andiamo a vedere come è fatto questo oggetto. La struttura è interamente in alluminio. Abbiamo le due piastre lavorate di macchina che sono montate con due pezzi di profilo di alluminio. Quindi struttura molto semplice, molto ben realizzata. In mezzo troviamo i due rulli su cui andiamo poi ad appoggiare l'oggetto, che dal lato su cui abbiamo la motorizzazione sono composti all'incirca in questo modo. Il motore sulla prima puleggia, passa sulla puleggia del primo rullo, galoppino fisso da questa parte, secondo rullo e altro galoppino che tra l'altro ha anche la possibilità di andare a muoversi per andare a tensionare la cinghia. Abbiamo bisogno di tensionare la cinghia perché la regolazione è fatta in modo continuo e questa è una cosa molto apprezzabile. Quindi noi andiamo, a seconda dell'oggetto che abbiamo, andiamo a posizionarci con il rullo più avanti o più indietro e una volta chiuso il rullo, mettendolo in posizione con i segni graduati che troviamo su entrambi i lati, quindi per esempio vado a posizionarmi con questo spigolo sui 20 mm e i rulli me li trovo belli paralleli, dopodiché avrò la cinghia che ovviamente non è tensionata. Sarà sufficiente andare a muovere questa levetta per andare a tensionarla nel modo in cui ci serve, in modo da rendere precisa l'incisione. Quindi realizzazione decisamente ottima. Una cosa super positiva che devo dire è che una volta collegato alla macchina non dovremmo aver bisogno di alcun settaggio, perché il motore dell'asse Y è identico, abbiamo due NEMA 17 esattamente uguali e in più anche la trasmissione è fatta con delle pulegge che hanno lo stesso diametro delle pulegge di trasmissione che abbiamo sull'asse Y della macchina. Oltre a questo, il diametro esterno dei rulli è stato calcolato in modo che le due macchine abbiano la stessa risoluzione. In sostanza, se vogliamo andare nel tecnico, il diametro esterno di questi rulli è uguale al diametro primitivo di queste pulegge. E quindi il movimento è già settato senza che noi abbiamo bisogno di andare a settare per esempio gli step per millimetro del nostro asse Y. Decisamente plug and play. Per completare la semplicità di tutte queste operazioni abbiamo ovviamente dei piedini distanziali che vedete già montati che servono per andare a sollevare tutto il sistema e far sì che possiamo starci sotto con il nostro oggetto. In questo momento sono montati nel punto più basso, ma possono essere ulteriormente sollevati, anche perché il nostro modulo ci dà la possibilità di incidere oggetti da 6 mm di diametro, quindi piccolissimi come fosse per esempio il diametro di una matita, fino a 150 mm di diametro, quindi
una borraccia, una bottiglia, un bicchiere di dimensioni decisamente abbondanti. E ovviamente per far stare 150 mm sotto dobbiamo andare ad alzare completamente le gambe e anche il nostro modulino laser per far stare l'oggetto al di sotto. Per andare a posizionarci è sufficiente andare a mettere il nostro modulo rotativo sotto la macchina, cercare di posizionarci il più parallelo possibile a quello che è l'asse Y, dopodiché andare a centrarci manualmente o muovendo l'asse Y o muovendo direttamente il modulo in modo che il laser vada a incidere sulla parte più alta, diciamo nel punto di tangenza più alto dell'oggetto che andiamo a incidere, sempre utilizzando per esempio il nostro spessorino da 20 mm che adesso è là, tra un attimo vado a prenderlo. Per completezza vi dico che nella scatola che mi ha mandato gentilmente Sculptfun per fare una recensione del prodotto, e li ringrazio moltissimo, troviamo oltre al modulo ovviamente le 4 gambe con la viteria per andarle a montare, i gommini adesivi da mettere sia sotto le gambe sia sotto il modulo rotativo e un pratico metro da sarta che servirà per andare a misurare la circonferenza del nostro oggetto e per andare a regolare di conseguenza la grandezza della nostra incisione. Dovrei avervi descritto praticamente tutto di questo modulino, quindi direi passiamo allo step successivo che è quello più interessante. Andiamo a fare qualche prova, a vedere i risultati e come sempre a trarre le nostre conclusioni. Occhiali, light burn e via ad incidere. Ho fatto qualche primo tentativo per capire un pochettino come funziona il modulo rotante e i risultati devo dire che una volta trovate le impostazioni sono molto buoni. Fin da subito 2 considerazioni. Gli oggetti ovviamente tendono a slittare un pochettino sui rulli, per cui conviene tenere velocità molto basse. Inoltre tutto il sistema di trasmissione fa sì che la rotazione non sia precisa come può essere il movimento sull'asse Y. Per cui io consiglio di fare incisioni di questo tipo non con dei file vettoriali, ma con dei file di immagine o comunque dei file per cui possiamo andare a fare le scansioni, come per esempio il logo, che è un perimetro al quale abbiamo applicato il riempimento. Altra cosa molto importante, il tensionamento della cinghia. La cinghia va tensionata molto bene e deve essere anche abbastanza rigida. Per cui attenzione a tutti questi aspetti. Per il resto le impostazioni, le potenze sono le stesse che venivano utilizzate con il laser in configurazione cartesiana, diciamo. Ovviamente il modulo è lo stesso, per cui nessuna differenza. Per portarvi un esempio, queste sono le stesse impostazioni che avrei utilizzato su un cartoncino piano, ovvero 5000 mm al minuto e 30% di potenza del laser, per avere una scritta bella marcata. Se vogliamo vedere un'incisione in diretta, vado a posizionarmi, faccio il solito frame, ho già messo a fuoco, dopodiché posso partire con la mia incisione. Vedete come l'asse X si muove correttamente nelle 2 direzioni, mentre l'asse Y fa ruotare la superficie che noi dobbiamo andare a incidere. Ed ecco qua il solito logo inciso su una superficie cilindrica. Al di là delle imprecisioni date dalla qualità del supporto, il rotolo di carta igienica, vedete che comunque l'incisione è molto precisa e anche le geometrie sono rispettate. I cerchi vedete che sono effettivamente tondi. Vi faccio vedere per esempio cosa accade se io, anziché utilizzare solamente il riempimento, vado a utilizzare il riempimento più il profilo intorno. Giù gli occhiali e via con l'incisione. Ho volutamente tenuto una velocità di incisione del contorno un po' elevata, guardate adesso cosa succede. Vedete come la parte a scansione di linee sia stata fatta perfetta, mentre il bordo, che avrebbe dovuto ricalcare esattamente il profilo esterno, è rimasto un pochettino sfalsato. Questo perché, come vi dicevo, ho tenuto una velocità un po' elevata, per cui sempre tenere la velocità un pelino più bassa, diminuendo ovviamente la potenza, e comunque prediligere sempre l'incisione con la scansione. Se abbiamo dei profili un po' più complessi come il bordo del mio logo, effettivamente vengono riportati di più, effettivamente vengono evidenziati di più questi errori. Su profili vettoriali molto semplici la situazione è un pochettino migliore.
Passiamo a qualcosa di più interessante, ovvero volevo provare a fare dei tagli. Per fare dei tagli vado a misurare la circonferenza del mio oggetto, in questo caso parliamo di 156 mm, vado a posizionarmi e vado a verificare il fuoco e poi vado a disegnare su Lightburn, per esempio, una linea lunga 156 mm. Magari diamo un pelino di, chiamiamola, sovrascansione e vado a farla da 157. Ovviamente la linea la devo disegnare in verticale e proviamo a vedere se la mia misurazione era corretta. Ovviamente per fare un taglio di questo tipo dobbiamo far sì che il nostro modulo sia perfettamente allineato, altrimenti una volta finito il taglio i due punti non coincideranno. Magari sarà anche necessario fare qualche prova in più. Vedete che in questo punto ho una piccola imprecisione, però il nostro rotolo è stato quasi completamente tagliato, ho faticato un po' qua. Calcolate che sono andato a 450 mm al minuto e 70% di potenza. Sarà sufficiente rallentare un pochettino, magari 350 mm al minuto, per avere un taglio perfetto. E riproviamo a fare il taglio. Vedete come sto andando molto più lento. L'imprecisione del taglio potrebbe anche essere dovuta al fatto che il rotolo, come dicevamo prima, non è sicuramente preciso. Andiamo a vedere ed ecco qua il mio taglio. In un punto leggermente bruciato, ma direi comunque risultato soddisfacente. Il modulo rotativo non è fatto per fare tagli, diciamo, però con un po' di ingegno potrebbe essere utilizzato per fare dei lavoretti utilizzandolo come un laser tubi. E proviamo a utilizzarlo come un laser tubi allora. Proviamo a disegnare una specie di camma che va a girare sopra al nostro rotolo. Sembra fatta apposta, il rotolo di Scottex sta esattamente sulla lunghezza e proviamo a tagliare la nostra camma. Andiamo a togliere lo sfrido e guardate, non è rimasto precisissimo, anche perché il rotolo tendeva già ad aprirsi durante il taglio, perché il cartone non ha granché rigidità. Però vedete che potete realizzare degli oggetti molto interessanti anche con il taglio. Ma passiamo ancora a qualcosa di più divertente, che è quello che uno si aspetta come utilizzo quando andiamo a utilizzare un modulo rotante, ovvero l'incisione, per esempio, di una borraccia. Sacrificherò la mia borraccia per fare prima di tutto un test per capire come inciderla. Il risultato sarà semplicemente che la vernice viene rimossa. Provo a incidere a 5030. Esagono inciso a 5000 e 30% di potenza. Vedete che ha già scalfitto la superficie, ha già disegnato il mio esagono e non va via. È rimasto un pelino chiaro, ma in ogni caso si vede già. 4040. Risultato un pelo più marcato. Vedete, questo qua è quello nuovo, questo qua è quello vecchio. Diciamo che con questa intensità potrebbe anche piacermi. Proviamo a fare l'incisione definitiva, il solito logo, quindi avrò la borraccia di 67 Lab. 3500, 45% di potenza. Cosa ne dite? Non riesco a farvela vedere benissimo per i riflessi, però vi assicuro che è un ottimo risultato. Esperimento un po' estremo, incisione del vetro. Sto andando lentissimo e potentissimo, siamo a 200 mm al minuto e 90% di potenza. Ho preso una bottiglia scura proprio perché sia più ricettiva al calore del laser. L'incisione c'è ed è anche abbastanza profonda. Guardate come è incisa profondamente, si sente proprio lo scalino con l'unghia, ma non è ancora abbastanza. 100 mm al minuto, 95%. Vediamo cosa succede. Sia chiaro, non pretendo di tagliarla. Vi faccio sentire bene il rumore che fa. Incisione ancora più marcata di prima. Guardate la differenza tra le due linee. E si sentiva proprio questo friggere del vetro che viene cotto.
Ho provato a troncare la bottiglia, ma l'incisione, pur essendo profonda, non va a tensionare il vetro, per cui non si riesce ad aprire. Infatti, come vedete, l'ho rotta. Però era un esperimento che mi prendeva bene. «100 mm al minuto, 95% di potenza, 2 passate». Non so se sarà sufficientemente preciso per riuscire a passare esattamente e perfettamente 2 volte sulla stessa linea, perché allineare il modulo con il nostro laser non è un'operazione semplicissima, perlomeno non in queste condizioni. Magari costruendosi un qualche accrocchio si può riuscire a fare qualcosa di meglio. Per di più, se i 2 rulli non sono perfettamente paralleli, il nostro oggetto potrebbe andare leggermente in deriva. E invece devo dire che sono riuscito a piazzarlo piuttosto bene, perché abbiamo praticamente un'incisione sola, tra l'altro anche abbastanza profonda. Raga, io non resisto, ci provo. Cazzo! Fighissimo! Ragazzi, abbiamo tagliato una bottiglia. Non completamente, perché una parte è rimasta attaccata, però guardate qua, sono riuscito a troncare una bottiglia con 2 passate, 100 mm, 95% di potenza. Non avvicinatevi così tanto alla potenza massima, mi raccomando. Spessore del vetro quasi 4 mm. No ragazzi, questa è una figata incredibile. E io ho ancora una bottiglia, per cui non resisto, devo fare ancora una prova. Aggiungiamo una passata. 100 mm, 95%, 3 passate, tanto visto che è abbastanza preciso. Diametro è lo stesso, 247 mm. Vado a tagliarlo più o meno a metà. Facciamo partire e lasciamo lavorare. Saranno 10 minuti di lavoro, però pare che ne valga la pena. Soprattutto quando lavorate su superfici riflettenti come vetro, metalli e cose del genere, mi raccomando ragazzi, gli occhiali. Ragazzi, è il momento della verità. Vediamo un po' cosa si riesce a combinare. Riproviamoci. Porca vacca! Ragazzi, 3 passate, taglio perfetto! Vedete che sono rimaste delle gobbe, eccetera, ma direi che è un risultato pazzesco per un laser da casa. Sono veramente entusiasta, non so se si capisca. Guardate, prima di iniziare l'esperimento, sinceramente non avrei mai pensato di riuscire nell'intento. E invece abbiamo tagliato con 3 passate, 100 mm al minuto, 95% di potenza, una bottiglia di vetro scuro. E penso che la stessa cosa si possa ripetere con una bottiglia di vetro chiaro, semplicemente colorandola con un pennarello. Quindi veramente una figata. E questo diventerà un portapenne, per esempio. Soddisfattissimo. Ragazzi, direi che a questo punto abbiamo finito con le prove per questa sera e quindi, come sempre, andiamo a trarre le nostre conclusioni. SkulFun S9 lo conoscevamo già, abbinato al modulo rotativo, al rotary module, chiamatelo come volete. Comunque questo oggetto che vi dà la possibilità di andare a incidere oggetti cilindrici. Abbiamo visto la banale carta, un po' meno banale acciaio inox verniciato, su cui abbiamo avuto un buon risultato, e soprattutto abbiamo visto come si può incidere anche una bottiglia di vetro e andarla addirittura a tagliare in 2. Lo so, non serve tantissimo, ma il risultato è veramente una figata per un oggetto che possiamo acquistare con poche centinaia di euro. In particolare, parlando del prezzo, siamo all'incirca su un centinaio di euro. È costruito molto bene, i materiali sono ottimi, sono realizzati bene, l'assemblaggio è molto buono, come ci ha abituati del resto SkulFun, anche con il suo bel laserino, lo SkulFun S9.
Quindi ulteriore spazio alla creatività aggiungendo semplicemente questo piccolo modulo. Il laser si trova all'incirca tra i 260 e i 300 euro a seconda del momento, a seconda dell'offerta. Vi lascio il link qua sotto. Altri 100 euro per il Rotary Module, siamo intorno ai 400 euro, meno di 400 euro per avere un kit che può veramente aprirci un mondo. Prodotto decisamente consigliatissimo, una piccola spesa per avere parecchio di più. Spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un like qua sotto e se non volete perdere nemmeno un altro video, mi raccomando iscrivetevi al canale, anche perché come vi ho detto sta arrivando lo SculptFun S10, 10 watt di modulo. Non l'ho ancora provato ma già mi aspetto risultati pazzeschi. Anche per oggi da Andrea da 67 Lab è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!